Allora, vogliamo risolvere quest'altro esercizio. Ora dobbiamo fare nuovamente seno di 180 più alfa e seno di 180 meno alfa, cosa che abbiamo fatto già prima. Quindi semplicemente me li vado a copiare e li metto qua. Quindi praticamente la prima parentesi mi ricorda questo qui, il 180 più alfa. La seconda il 180 meno alfa. Però che cosa succede? Che entrambe presentano un 1 all'interno della parentesi, quindi ricordandomi poi che difatti questo qui corrisponde a meno 1 e questo qui corrisponde a 1, io che cosa avrei? Avrei 1 meno seno di alfa che moltiplica 1 più seno di alfa. E quindi in questo modo sono andato subito a snellirmi il numeratore. Arrivati a questo punto il mio problema si semplifica a questo, almeno per quanto riguarda il numeratore. E allora, in questo caso, subentra quella che si chiama differenza di quadrati. Ricordiamola, nel momento in cui io ho a meno b che moltiplica a più b, questa è proprio la differenza di quadrati. Quindi di conseguenza io posso subito semplificare ad a al quadrato meno b al quadrato. E questo discorso posso benissimo applicarlo qua. Di conseguenza il mio numeratore diventa 1 meno sen quadro di alfa. Altra cosa molto importante, ricordiamoci che siccome la regola fondamentale mi dice che coseno quadro di alfa più sen quadro di alfa deve essere uguale a 1, allora è chiaro che se io prendo questo sen quadro e lo porto dall'altra parte, ottengo che coseno quadro di alfa deve essere uguale ad 1 meno sen quadro di alfa. E allora sfruttando questo scopro che quindi il mio numeratore è proprio identico a coseno quadro di alfa. In questo modo tutto quel numeratore che sembrava così complicato è semplicemente un coseno quadro di alfa e quindi me lo riscrivo qua. Poi che cosa notiamo? Il coseno è una funzione che è 2π greco periodica, cioè ogni 360 gradi si ripete così tale e quale. E allora questo che vuol dire? Vuol dire che coseno di 360 meno alfa è identico al coseno di meno alfa. Ma essendo il coseno una funzione oltre che a 2π greco periodica anche pari, questo mi dice che coseno di meno alfa è identico a coseno di alfa. Quindi con questi due passaggi io sono andato a snellire il coseno di 360 meno alfa direttamente a coseno di alfa. Quindi vuol dire che qui al mio denominatore ci sta coseno di alfa e allora a questo punto, semplificando il quadrato con quello che c'è sotto, mi sono ricondotto così al mio risultato. E quindi questi sono tutti i passaggi che erano necessari per risolvere interamente il mio esercizio.